Oggi parliamo della stampa trendy per eccellenza, il leopardato, ebbene sì, proprio lui. E se alcune forse speravano che fosse soltanto un trend passeggero che ci avrebbe lasciate alla fine dell'estate, ebbene ricredetevi. Il leopardato non soltanto ha dominato le passerelle estive, ma si è fatto anche strada tra le collezioni autunno-inverno. Insomma, ci seguirà ancora per un bel po'. Ma ecco una piccola verità che forse non tutte sanno. Il leopardato non è più soltanto un trend passeggero, ma è diventato un vero e proprio basico. Un elemento fondamentale in ogni guardaroba, alla stregua delle righe e dei pois. Ebbene sì, ormai l'animalier, e in particolare il leopardato, ha guadagnato il suo posto d'onore tra quei capi che dovrebbero sempre essere presenti nei nostri armadi. Lo vediamo praticamente ogni stagione, in tutte le salse, reinventato sempre in modi diversi. E se una volta poteva essere considerato azzardato o troppo, oggi è considerato un vero e proprio jolly di stile. Il leopardato ha superato la prova del tempo. È passato dal rischiare di essere una scelta audace a diventare una soluzione di classe, che ti salva in quei momenti in cui vorresti quel pizzico di carattere in più, ma senza troppo sforzo. Il leopardato è quindi diventato un capo versatile che può essere indossato con qualsiasi cosa e in ogni occasione, dalla più casual alla più sofisticata. Hai un appuntamento importante ma non vuoi risultare noiosa? Tira fuori quella camicia leopardata dall'armadio. Vuoi dare un twist a un look d'ufficio troppo formale? Infila un paio di scarpe leopardate sotto il tuo solito completo. Insomma, il leopardato riesce a dare quella marcia in più che sa di grinta e personalità. Ecco perché, se non hai ancora un pezzo leopardato nel tuo armadio, è arrivato il momento di rimediare. Ma ricordati, trattalo come un basico, non è un vezzo o una scelta folle. È ormai un classico senza tempo. Alla fine di questo video, inoltre, vi mostrerò come io personalmente abbino il leopardato, mostrandovi alcuni trucchetti per trasformare questa stampa in un vero passepartout di stile, per creare un look unico e moderno, utilizzando capi che sicuramente avrai già nel tuo armadio, mostrandovi come il leopardato può essere una scelta contemporanea e moderna senza aver bisogno di acquistare nuovi pezzi. Quindi restate con me fino alla fine perché vi mostrerò alcuni abbinamenti inaspettati che vi aiuteranno a dare un twist fresco e attuale al vostro stile. Trovare il leopardato giusto a volte può sembrare una missione impossibile, ma in realtà è più semplice di quanto si pensi se si seguono alcuni piccoli accorgimenti. Vediamo come farlo con stile senza inciampare in scivoloni fashion. Per prima cosa dobbiamo fare assolutamente attenzione alle dimensioni della stampa, perché, come tutte sappiamo, le dimensioni contano e come. Se non siete un abitué del leopardato e volete andare sul sicuro, optate per una versione con macchie piccole e discrete. Questo tipo di dimensione di stampa tende ad essere meno appariscente e molto più facile da abbinare. Se invece sei un tipo più audace e vuoi davvero che il leopardo sia il protagonista del tuo look, allora punta su una stampa più grande e marcata. Ricorda però che le stampe a grandi dimensioni tendono ad ingrandire visivamente la parte del corpo in cui si trovano. Quindi scegli con attenzione in base a cosa vuoi mettere in risalto. Inoltre, se sei diversamente alto come me, ti suggerisco vivamente di optare per stampe dalle dimensioni piccole, per non sovrastare e soffocare la figura. Tradizionalmente la stampa leopardata ha quei classici toni caldi e terrosi, con macchie nere su fondo beige e marrone. Questa è la versione più versatile e senza tempo che può essere abbinata davvero con tutto. E se hai un sottotono di pelle caldo, queste sfumature saranno perfette per te. Se invece hai un sottotono di pelle freddo e vuoi rimanere su toni classici, ti suggerisco di optare per una base tortora. Ma se vuoi sperimentare un po' di più, esistono delle varianti molto carine da colori inusuali e vivaci, come ad esempio il fucsia, il rosso, il blu o il verde. Insomma, la regola è semplice: scegli il colore che meglio si abbina al tuo sottotono di pelle e che ti fa sentire a tuo agio. Anche la texture del tessuto su cui si trova la stampa può cambiare completamente l'atmosfera del capo. Ad esempio, la stampa leopardata su seta o sul raso dà un effetto elegante e sofisticato, ma se la stessa stampa si trova su un tessuto più rigido, come ad esempio pelle o denim,
otterrai un look più grintoso e casual. Quindi scegliete il materiale in base allo stile che più vi appartiene o all'impressione che volete trasmettere. Essendo la stampa leopardata di per sé un elemento di grande impatto visivo, è sicuramente una buona idea bilanciarla con capi dalle linee semplici. Il leopardato è già audace, quindi non c'è bisogno di complicare il look con elementi troppo elaborati o dettagli esagerati come ad esempio balze, rouge e fiocchi. L'obiettivo infatti è evitare l'effetto too much, mantenendo l'equilibrio giusto tra stile e raffinatezza. Inoltre, scegliere capi dalle linee semplici ti aiuterà a giocare meglio con gli accessori, senza rischiare di strafare con una stampa che è già forte. Infatti non avete bisogno di indossare collane o borse troppo vistose. Basteranno accessori minimal e dalle forme molto pulite, come una cintura sottile o un paio di scarpe dal taglio molto semplice, per completare così il look in modo impeccabile. Il leopardo ha una forte personalità e come tale non va mai esagerato. Infatti, come spesso accade con elementi così audaci, il confine tra sofisticato e trash è molto sottile. Quindi da evitare assolutamente total look leopardati da regina della giungla urbana. E se sei nuova nel mondo delle stampe animalier, ti suggerisco di iniziare con dei piccoli dettagli, come ad esempio un accessorio che può essere una borsa, un paio di scarpe, una cintura, ma anche una sciarpa leopardata, perché no? Questi piccoli dettagli daranno un tocco di grinta all'outfit senza sopraffare l'intero look. Quando poi ti sentirai più sicura, potrai allora passare a pezzi più grandi, come ad esempio un cappotto o una gonna. Ti consiglio comunque di preferire sempre capi corti e moderni, come potrebbe essere un gilet in maglia, ad esempio, o un giacchino in pelliccia o un bomberino in nylon, molto molto carino. Questi pezzi infatti sono giovani e freschi, perfetti per chi vuole aggiungere un tocco di carattere al look, ma con leggerezza. Un capo leopardato dalle dimensioni piccole, infatti, può aggiungere un tocco glam al look, senza risultare troppo imponente, specialmente se abbinato a capi semplici e lineari. E se volete dare una rinfrescata al vostro leopardato che avete lasciato chiuso nell'armadio da un po' di stagioni, la prima regola d'oro è rompere con il passato. I classici abbinamenti con marrone, beige, nero e bianco, seppur essendo rassicuranti, ormai danno quella sensazione di déjà vu un po' datato. Sono combinazioni che vanno bene per chi vuole sentirsi al sicuro e ha paura di osare, ma diciamocelo, non sono di certo il massimo dell'innovazione. Per dare nuova vita al vostro leopardato, infatti, la soluzione è giocare con il colore. Un bel rosso vivo, ad esempio, è sempre la scelta vincente se volete creare un contrasto audace e moderno. Pensate ad esempio ad un pantalone leopardato abbinato ad un maglione rosso brillante. Il risultato è sorprendentemente chic e grintoso. Se il rosso non è proprio il tuo colore preferito, allora opta per un bel verde. Questa tonalità si sposa in modo fantastico con la stampa leopardata, creando un effetto fresco e originale per dare quel twist contemporaneo al look che stai cercando. Ma anche un giallo delicato o un lilla può fare la sua parte, mantenendo l'outfit luminoso ma senza strafare, per un look sofisticato ma non eccessivo. E per chi si sente davvero audace, è possibile creare un look molto interessante sperimentando con il mix and match di stampe. Potete infatti tranquillamente abbinare il leopardato ad un motivo a quadri, per dare al look quel tono un po' rock and roll, e tra l'altro i quadri sono sempre di tendenza. Oppure con le classiche righe per creare un effetto inaspettato ma equilibrato. Se invece siete più romantiche, provate ad accostare il leopardato a motivi floreali. Il contrasto tra l'animalier e i fiori crea un gioco di stili sorprendente e ipermoderno. Personalmente non sono mai stata una grande fan del leopardato classico o dell'animalier in generale, troppo old fashion persino per me.
Però attenzione, questo non vuol dire che io abbia abbandonato del tutto l'idea del leopardato, probabilmente non ho ancora trovato il pezzo giusto. Ma quello che ho scovato nelle mie solite ricerche in mercatini e negozietti vintage vari ed eventuali è la sua versione stilizzata e colorata che mi piace molto, molto di più. A questo proposito vorrei mostrarvi questa bellissima camicia di chiffon di seta, questa qui, che ho scovato in un mercatino dell'usato un po' di tempo fa e che sarà anche la protagonista degli outfit di oggi. Questa stampa leopardata, nello specifico, pur avvicinandosi moltissimo alla versione classica, la stilizzazione del motivo e il colore più brillante e più acceso la rende molto più interessante e dà al look un tono molto più fresco e giovanile. E poi c'è quest'altro pezzo che io adoro, i colori sono semplicemente fantastici. Questo in realtà era un vestito anni 80 che io poi forse stupidamente ho tagliato, però all'epoca mi sembrava un po' troppo impegnativo da indossare come vestito. Qui il leopardato rispetto a questo è molto più stilizzato, con linee morbide e colori molto vivaci che gli danno un mood completamente diverso. Quindi se come me non siete proprio amanti dell'animalie classico, la versione stilizzata può essere un'ottima opzione. Infatti, quando questa stampa si allontana dalle forme e dai toni classici e viene reinterpretata in colori completamente diversi e motivi molto più astratti, si trasforma in qualcosa di completamente nuovo. Non richiama più quell'immagine retro a cui siamo così abituati, ma diventa qualcosa di più moderno, artistico, direi quasi pop. La reinterpretazione stilizzata di questa stampa regala al leopardato una nuova energia, rendendola non solo molto più divertente, ma anche molto più semplice da abbinare e mai banale. È stato infatti facilissimo creare degli abbinamenti con la camicia leopardata che vi ho appena mostrato, ma decisamente meno facile indossare capi invernali con i 30 gradi che ci sono ancora qui ad Atene. Quindi vediamo adesso insieme gli outfit che mi hanno fatto letteralmente sudare. Nel primo look ho optato per un paio di jeans marroni a vita alta con vestibilità leggermente a palloncino tipici degli anni 80. Li ho abbinati a delle décolleté scamosciate marroni con microtacco e una giacca di pelle lilla sagomata sui fianchi, che dà un tocco di femminilità e di colore al tutto. Per rifinire poi il look ho aggiunto alcuni dettagli metallici, proprio come piace a me, come ad esempio gli orecchini argentati e la mia cinta dorata favorita. Notate come questi colori si sposano alla perfezione? Nel secondo outfit ho puntato invece per un look molto più casual, con dei jeans blu a vita alta con vestibilità a gamba dritta, abbinati a delle Mary Jane di vernice nera con lacci in pelle. Sopra ho poi abbinato un cappottino di lana a quadri, rigorosamente anni 70, che richiama un po' i colori del jeans e della camicia. Con il terzo look invece ho voluto osare con toni molto più profondi. Indosso infatti un jeans viola scuro, ovviamente a vita alta, ma con vestibilità leggermente più comoda, e un trench coat in pelle scamosciata color cioccolato. Anche lui rigorosamente anni 70. Qui la camicia leopardata illumina l'intero outfit con i suoi colori brillanti, creando un contrasto super chic. Infine ho optato per un look un po' più audace, indossando pantaloni in pelle nera perfetti abbinati alle Mary Jane di vernice nera e una giacca in pelle color carta da zucchero con dettagli in pelliccia, anche lei anni 70. Che aggiunge un tocco irresistibilmente glamour al look. Ovviamente ogni singolo pezzo di questi outfit è rigorosamente vintage, tranne che per gli orecchini e la cintura. E non potevo non mostrarvi questo fantastico spolverino con dettagli animalier sul collo, trovato lo scorso inverno in un mercatino vintage.
Non è bellissimo? È un pezzo davvero unico che dà carattere a qualsiasi look. L'idea quindi è di uscire dai soliti schemi e di sperimentare con il leopardato in modi del tutto nuovi. Basta infatti un tocco di colore e l'abbinamento giusto per trasformare un capo classico in qualcosa di fresco e moderno. E questo è proprio il bello della moda, reinventando ciò che già abbiamo con stili e dettagli completamente nuovi, creando outfit sempre originali e divertenti. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi abbia dato qualche spunto per reinventare il vostro leopardato in modi completamente nuovi. L'idea infatti è di giocare con ciò che già avete e portando un tocco originale ai vostri look. Sono quindi molto curiosa di sapere voi come lo abbinereste. Nel frattempo io vi ringrazio per avermi dedicato un po' del vostro tempo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!